Ciao, io sono Andrea Saffirio e oggi continueremo il nostro discorso sui diversi punti di vista armonici su uno stesso tipo di accordo, in particolare affrontando l'accordo di settima alterato. Ci riferiamo oggi in particolare all'accordo alterato inteso come modalità superlocria. Ovviamente le possibilità di alterare un accordo di dominante sono moltissime, dal semplice accordo lidio-dominante all'accordo che utilizza la scala semitono-tono, alla scala superlocria e altro ancora. Per oggi ci basiamo sulla scala superlocria. Nello scorso video abbiamo visto come approcciare un accordo minore settima utilizzando due triadi maggiori a distanza di tono, dunque per Re minore settima, Fa e Sol, entrambi triadi maggiori. Faremo lo stesso per l'accordo di dominante alterato, non che non ci siano altre possibilità, ce ne sono moltissime, non stiamo per ora nemmeno considerando le triadi minori da sovrapporre. Non perché non suonino bene, ma semplicemente perché le triadi maggiori sono quelle più facili da gestire e da far suonare bene, quindi è diciamo il primo passo più logico da fare. Una volta esplorate bene le sonorità di queste triadi, che sono un po' più semplici da gestire, poi si può esplorare ulteriormente con triadi minori, aumentate, diminuite e altre strutture sovrapposte particolari. Per il nostro accordo alterato ci serviremo della triade maggiore costruita sul quarto grado aumentato e sul quinto grado aumentato, o, se preferite, sul quinto grado bemolle e il sesto grado bemolle. In Sol settima alterato dunque avremo Re bemolle maggiore e Mi bemolle maggiore. Come abbiamo visto per l'accordo minore settima, partiamo prima da degli esercizi meccanici semplici per visualizzare queste posizioni e per abituare anche l'orecchio a questa sonorità, dopodiché vedremo qualche applicazione. Come abbiamo detto, quindi, per l'accordo di Sol settima alterato utilizzeremo la triade di Re bemolle maggiore e quella di Mi bemolle maggiore. Procediamo quindi con gli esercizi che abbiamo visto nello scorso video. Prima i rivolti delle due triadi. Poi gli arpeggi ascendenti. Ora io a sinistra sto utilizzando un accordo a partilade, ma potete utilizzare qualsiasi voicing a cui siete abituati. Procediamo poi con gli arpeggi discendenti. Alterniamo uno ascendente e uno discendente. Il contrario, quindi uno discendente e uno ascendente. Arpeggiamo solo due delle tre note, tutte in senso ascendente. E in senso discendente, quindi triade di Re bemolle, Mi bemolle, Re bemolle, Mi bemolle, Re bemolle, Mi bemolle, Re bemolle. Scendiamo Mi bemolle, Re bemolle, Mi bemolle, Re bemolle. Stessa cosa, un intervallo a salire e uno a scendere. L'opposto, uno a scendere e uno a salire. Facciamo adesso un piccolo esempio di pedale di Sol settima alterato utilizzando appunto questi due suoni. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Proviamo ad applicare quelle due frasi che avevamo visto l'altra volta, che sono, ripeto, esclusivamente a titolo di esempio. È importante che voi costruiate le vostre frasi.
proviamo a applicarle però in questo contesto, quindi trattiamo le triadi nello stesso modo, ma avranno ovviamente un suono diverso. Se prima facevamo sulla triade di Fa, quindi partendo dalla terza e poi di nuovo dalla terza di Sol, adesso per Re bemolle e Mi bemolle faremo, solo che avranno un suono completamente diverso perché evidenziano note diverse dell'accordo, in quanto stiamo utilizzando delle triadi costruite su altri gradi in modo da evidenziare un accordo alterato. La seconda frase, quella più complessa, invece ora, in questo caso, per applicare una frase del genere abbiamo bisogno di 2 battute di accordo alterato. Mentre prima, ad esempio, le prime battute di Autumn Leaves andavano bene perché potevamo suonare sia su Do minore settima che su Fa settima le stesse coppie di triadi, in questo caso no, a meno che non decidiamo di bypassare, per così dire, il Do minore e andare direttamente a Fa settima alterato. Possiamo ad esempio farlo nella seconda metà, quindi dopo aver stabilito il 2-5-1 di Si bemolle, possiamo passare direttamente al Re settima alterato per 2 battute e poi Sol minore. In questo caso probabilmente è più efficace suonare 2 battute di accordo alterato al posto del 2-5 di Sol minore, piuttosto che farlo all'inizio del chorus togliendo il Do minore e suonando 2 battute di Fa settima alterato. Quindi nel caso del Re settima le triadi abbiamo detto quarto grado aumentato e quinto grado aumentato, quindi La bemolle e Si bemolle. La frase, diciamo quella più complessa, sarebbe quindi: chiaramente questa frase funziona di per sé, ma dobbiamo anche capire poi come risolverla nel momento in cui da qui dobbiamo andare a Sol minore. Ad esempio, sono atterrato sulla bemolle e poi ho cercato di fare un approccio cromatico verso il Fa diesis, settima maggiore di Sol minore, in modo che questa risoluzione, questo atterraggio sul La bemolle risultasse comunque coerente con la risoluzione successiva. Proviamo ora ad applicare questa frase nel contesto delle 8 battute, le prime 8 battute di Autumn Leaves. 1, 2, 3, 4. Per gli accordi alterati esistono moltissime altre combinazioni di triadi, ad esempio quelle che vengono dalla scala ottofonica, quindi diciamo accordo alterato in senso generico, non in senso specifico, quindi superlocrio. Ad esempio la triade costruita sul terzo grado bemolle e quella sul quarto grado aumentato. Oppure ancora sul terzo bemolle e sul sesto, quindi mi è scappato un Fa diesis a un certo punto perché stavo pensando proprio a Mi maggiore. Nulla di grave, appunto, perché come abbiamo detto in questi casi il nostro scopo è quello di far sentire la sovrapposizione, per cui nonostante il Fa diesis sia una nota sbagliata, se io riesco a costruire una cellula melodica abbastanza forte in Mi maggiore, risulterà sicuramente della tensione melodica, ma comunque l'orecchio percepirà il senso di entrambe le parti, l'armonia base e l'armonia sovrapposta. Vedremo nei prossimi video altre possibili combinazioni di triade per questo ed altri accordi. Grazie e al prossimo video.